Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli. Oggi puntata d'approfondimento sul tema del trauma. Vedremo insieme che cos'è il trauma, alcune indicazioni pratiche per poterlo meglio affrontare e poi soprattutto entreremo nel vivo di una tecnica pionieristica qui in Italia, molto avanzata, le EMDR. Per fare questo ho deciso di intervistare Isabel Fernandez, che è la pioniera delle MDR qui in Italia. Grazie Isabel per aver accettato questa intervista. Isabel, allora, cos'è un trauma e quali sono, se ci sono, le diverse tipologie di trauma? Allora, i traumi si dividono un po' in traumi con la T maiuscola e traumi con la T minuscola. Queste sono le due tipologie che sono legate a delle esperienze. Una, il trauma con la T maiuscola, è legato alle esperienze da stress estremo, quindi le esperienze dove la persona si è sentita in pericolo o minacciato in qualche modo come integrità fisica. I traumi con la T minuscola sono i traumi relazionali, che non vuol dire che siano meno importanti dei traumi con la T maiuscola, ma sono traumi che hanno a che fare con alcune relazioni traumatiche, conflittuali, per esempio le persone che sono vittime di bullismo, di mobbing, o dove ci sono stati magari dei conflitti importanti a livello magari di coppia, se pensiamo a abbandoni, piuttosto che divorzi molto conflittuali e tradimenti. Questi sono i traumi con la T minuscola, ma vuol dire che sono esperienze che hanno in qualche modo un impatto sulla persona. Tra l'altro, pensando un pochino alla parola trauma, che viene dal greco, vuol dire ferita, a questo punto possiamo capire veramente che cos'è un trauma. È una ferita, tutte le situazioni che comportano una ferita alla persona. In genere hanno caratteristiche, per esempio, che sono imprevedibili, che sono assurdi, che non riusciamo a collocarli, anche a dare un senso, non riusciamo a collocarli cognitivamente, e quindi è per questo che vanno a disorganizzare un po' le difese che ha la persona fino a quel momento, perché non si riesce appunto a dare un senso, a collocare, a capire anche come affrontarlo, e quindi disarma e dà un senso di vulnerabilità. È questo che succede dentro di noi quando subiamo un trauma, cioè che abbiamo un terremoto emotivo perché non riusciamo a dare il senso a quello esattamente. Senti, quando c'è un criterio per capire quando rivolgersi a un esperto e quando invece il trauma nel proprio metabolismo individuale viene superato in autonomia? Sì, in genere dipende molto anche dal tempo, è legato al tempo. Allora, si suppone che dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, fino ad un mese ed eventualmente poi fino a 3 mesi, questa è tutta la fase acuta di un trauma, la persona avrà tante reazioni, tipo non potrà, magari farà delle difficoltà a dormire, avrà sempre davanti le immagini, non potrà concentrarsi, piuttosto che avrà anche molte reazioni neurovegetative, tipo sudorazione, irritabilità o situazioni di questo tipo. È normale tutto e questo è normale, anche gli evitamenti. Se è possibile avere un aiuto, un supporto specifico anche dopo qualche giorno, dopo qualche ora dall'evento, si facilita molto poi il decorso di queste reazioni da stress. Perché è un po' come se tu dicessi che si ferma il tempo, no? Cioè passano i giorni ma in realtà uno rimane fermo lì con la testa a quell'evento, e quindi tu dici un intervento anche precoce può essere utile per sciogliere meglio quella situazione. Senti, ci sono dei suggerimenti che possiamo dare alle persone affinché in autonomia possano un po' facilitare questo scorrere del tempo e non invece irrigidirlo ulteriormente? Sì, una buona indicazione è sempre quella di parlare con qualcuno. Noi siamo, devo dire, come specie molto abituati a questo. Quando a qualcuno succede qualcosa di particolarmente negativo o grave, il gruppo in genere, gli amici, i vicini sicuramente gli sono di supporto.
Quindi la prima cosa è avere un supporto da altre persone, perché quando siamo in quello stato abbiamo bisogno di qualcuno dall'esterno che ci accompagni, che ci aiuti, che ci ascolti. Una delle cose più importanti è parlare, ma parlare anche perché in quel caso si riesce a fare questo processo di mettere sensazioni, emozioni, pensieri in parole, e quindi a fare la narrativa. Quando noi parliamo di qualcosa che veramente ci sta disturbando, ci crea molto disagio, stiamo facendo anche un processo fisiologico, non è soltanto mentale o emotivo, stiamo mettendo in parole, quindi ordinando l'emozione, le sensazioni e così via. Quindi questo devo dire che è un processo ecologico, quello di parlare. Un'altra cosa è quella di cercare di riprendere gli stessi ritmi e cercare di tornare alla normalità. Un'altra indicazione importante è quella di non pensare troppo con queste domande che in genere ci vengono naturalmente del se io avessi fatto questo, se io avessi potuto prevedere. Sono fuorvianti. Quindi queste cose non permettono, perché in realtà a quel punto è come se noi fossimo responsabili di quello che è successo. Una cosa da tenere presente è proprio quello, che ci sono cose che non dipendono da noi, quindi un suggerimento importante è riuscire a collocare la portata delle cose. Ci sono cose che noi possiamo cambiare e cose che non possiamo cambiare. Chiarissimo. Senti, entrando invece un po' più nel merito dell'intervento professionale, tu rappresenti in Italia e in Europa le MDR, che è questa tecnica specifica proprio per, viene da dire, depotenziare il trauma. Poi adesso entrerai un po' più tu nel discorso. Che cos'è l'MDR e come funziona? L'MDR tra l'altro è nato molto casualmente come osservazione di un fenomeno naturale che è quello di questa nostra possibilità di elaborare l'informazione, che è una funzione che noi abbiamo. Noi elaboriamo migliaia di informazioni durante la giornata, anche nella notte quando sogniamo e così via. Quando avviene un trauma questo sistema di elaborazione rimane bloccato e quindi l'MDR quello che fa è riattivare il nostro sistema innato di elaborazione, che nel momento appunto dell'impatto emotivo di un evento traumatico spesso si blocca anche per le secrezioni che ci sono in questo momento. Quindi Francine Shapiro, che è l'autrice di questo metodo, ha intuito che facendo una stimolazione bilaterale, che vuol dire fare movimenti oculari destra-sinistra simili a quelle che ci sono nel sonno REM, questo sistema di elaborazione si riattiva, mentre la persona è concentrata sul ricordo dell'evento traumatico. E quindi si concentra sul ricordo e su tutti gli elementi del ricordo. Quindi fondamentalmente una seduta di EMDR funziona in questo modo, che il terapeuta chiede alla persona di rivivere il ricordo e contemporaneamente fa muovere gli occhi. Sì, destra e sinistra, guida gli occhi in modo che mentre il paziente è concentrato sull'immagine traumatica, sulle emozioni, sulle convinzioni a livello cognitivo, sulle sensazioni fisiche che ha mentre si concentra sul ricordo dell'evento traumatico, viene fatto questo tipo di stimolazione per pochi secondi e si fanno più stimolazioni. Man mano che si procede con le stimolazioni si è visto che le immagini cominciano a perdere la vividità, le emozioni cominciano a defluire, quindi tutta la carica
carica emotiva di disagio che c'era, di rabbia, di tristezza, di angoscia e così via, comincia appunto a desensibilizzarsi. In più ci sono varie associazioni con altri ricordi, quindi vediamo come il sistema innato di elaborazione va recuperando anche varie strategie riparative per elaborare questo ricordo, fino a quando il ricordo rimane desensibilizzato, non l'esperienza, ma il ricordo, la parte più traumatica dell'esperienza, rimane desensibilizzata e ricollocata a un livello cognitivo che ha appunto un senso e la persona a quel punto rimane anche rafforzata su quello che è lui come persona. Sì, è un po' come andare a disinnescare una bomba, mi sembra di capire. Detto così sembra anche un po' una cosa magica per come la dici, però io so che in realtà ci sono degli studi proprio che vanno a vedere come questa tecnica interagisca anche con la nostra struttura neurobiologica. Ho capito bene? Sì, ci sono state moltissime ricerche dall'inizio dell'MDR perché i risultati erano molto veloci. L'MDR è considerata una terapia evidence-based per il trauma, quindi con moltissima ricerca alla base e tutte queste ricerche negli ultimi 25 anni sull'MDR hanno cercato di capire anche i meccanismi d'azione dell'MDR. C'è un gruppo di ricercatori, per esempio del CNR di Roma, che si sta proprio focalizzando sull'MDR. Loro hanno visto per esempio che ci sono delle aree cerebrali che si attivano all'inizio, quando la persona non ha ancora elaborato l'evento traumatico, si attivano varie aree, l'area limbica, l'amigdala, la corteccia prefrontale e così via. Dopo la seduta MDR queste aree non si attivano più, quindi vuol dire che la persona è serena nei confronti del ricordo e si attiva più un'area cognitiva e visiva, che corrisponde a quello che il paziente in quel momento magari soggettivamente ci sta dicendo. Per esempio ci dice: ma adesso vedo il ricordo lontano, un pochino distante, non mi disturba più, è stata un'esperienza dolorosa, ma la vede in un modo più costruttivo, soprattutto per se stesso. Quindi la ricerca ha dato un po' una prospettiva importantissima per un metodo che in realtà è psicoterapeutico, però vediamo come cambia il cervello. Anche il volume dell'ippocampo aumenta dopo un trattamento con MDR, che in molte persone traumatizzate è più ridotto il volume. Quando dici interventi brevi, quanto brevi? Interventi che in poche sedute tu dici no, già si riesce ad avere dei risultati tangibili. Sì, per quanto riguarda i traumi singoli, che sono traumi per esempio che avvengono in persone adulte che hanno già una personalità formata e che ovviamente sono funzionanti, che sono sani, che non hanno difficoltà prima dell'evento traumatico, l'MDR in 3-6 sedute riesce a far elaborare l'evento traumatico. Quindi noi l'abbiamo utilizzato molto per esempio con vittime del terremoto, che ovviamente fino a quel momento dei disastri collettivi, fino a quel momento erano persone normali che vivono una situazione devastante. Con queste persone in pochissime sedute si riesce a elaborare il trauma. È chiaro che se c'è una storia di traumi complessi è più difficile, è più lunga ed è più complesso. Chiarissimo. Senti, dicevi del lavoro sulle emergenze, in quali contesti, cioè un professionista che ha questa competenza, in quali contesti poi può spenderla? Può lavorare sicuramente con il paziente singolo, ma può lavorare anche
con le famiglie, con i gruppi e anche a livello, come dicevamo, di disastri collettivi. Si può lavorare in ambito pubblico, viene utilizzato molto negli ospedali, in vari reparti, nelle unità di psicologia in molti ospedali italiani ci sono dei terapeuti che sono esperti in EMDR. Si lavora anche a livello scolastico e hanno fatto molti interventi con scuole dove c'era stato un evento, per esempio la morte di un bambino o un incidente grave, e quindi si lavora per esempio con tutto il gruppo classe. E si lavora per esempio molto con le forze dell'ordine e con tutto il personale che lavora in emergenza, anche il personale sanitario. Ottimo. Isabel, grazie per questo interessante primo approfondimento sull'argomento, grazie a voi per averci seguito fin qua e ci vediamo alla prossima.